Padre Pio e i messaggi profetici di Gesù. Ecco cosa ci attende. Poche persone sono a conoscenza del fatto che Padre Pio, oltre ai suoi numerosi doni spirituali, possedeva anche il dono della profezia. In una lettera del 1959 indirizzata ai suoi superiori, descrisse una rivelazione che Gesù gli aveva fatto riguardo la fine del mondo. Ecco quanto disse Gesù a Padre Pio durante una visione. L'ora dei castighi è vicina, ma manifesterò la mia misericordia. La vostra epoca sarà testimone di un terribile castigo. I miei angeli prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si burlano di me e che non crederanno alle mie profezie. Coloro che sperano e credono nella mia parola non dovranno temere, né dovranno temere nulla coloro che divulgheranno il mio messaggio, perché non li abbandonerò. Nessun male sarà fatto a coloro che sono nelle mie grazie e che cercheranno la protezione della madre mia. A questa rivelazione si aggiungono altre 12 profezie che andremo ad elencare qui di seguito in modo abbreviato. Il mondo sta andando verso la rovina. Gli uomini hanno abbandonato la giusta strada per avventurarsi in viottoli che finiscono nel deserto della violenza. Se non ritorneranno subito ad abbeverarsi alla fonte dell'umiltà, della carità e dell'amore, sarà la catastrofe. Verranno cose tremende. Io non riesco più a intercedere per gli uomini. La pietà divina sta per finire. L'uomo era stato creato per amare la vita ed è finito per distruggere la vita. Quando il mondo è stato affidato all'uomo era un giardino. L'uomo lo ha trasformato in un rovaio pieno di veleni. Nulla serve ormai per purificare la casa dell'uomo. È necessaria un'opera profonda che può venire solo dal cielo. Preparatevi a vivere 3 giorni al buio totale. Questi 3 giorni sono molto vicini e in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce, ma molti saranno gli uomini che non la vedranno più. Molta gente scapperà sconvolta, ma correrà senza avere una meta. Diranno che a Oriente c'è la salvezza e la gente correrà verso Oriente, ma cadrà in un dirupo. Diranno che a Occidente c'è la salvezza e la gente correrà verso Occidente, ma cadrà in una fornace. La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata. Il terremoto sarà come un serpente. Lo sentirete strisciare da tutte le parti. E molte pietre cadranno. E molti uomini periranno. Siete come formiche, perché verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno gli occhi per una briciola di pane. I negozi saranno saccheggiati, i magazzini saranno presi d'assalto e distrutti. Povero sarà colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca d'acqua e senza il necessario per 3 mesi. Scomparirà una terra, una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche, e con lui verrà trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini. L'amore dell'uomo per l'uomo è diventato una vuota parola. Come potete pretendere che Gesù vi ami, se voi non sapete amare nemmeno quelli che mangiano alla stessa vostra tavola? Dall'ira di Dio non saranno risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore. Sono disperato, non so più che cosa fare perché l'umanità si ravveda. Se continuerà su questa strada, l'ira tremenda di Dio si scatenerà come un fulmine tremendo. Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate, e questo sarà uno dei segni. Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti dal fiume, molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni, ma io rimarrò vicino ai puri di cuore. È importante ricordare che queste profezie attribuite a Padre Pio non sono state ufficialmente riconosciute dalla Chiesa. Tuttavia, alla luce dei drammatici cambiamenti climatici, delle tensioni globali e delle catastrofi naturali che stiamo vivendo oggi, molti si interrogano sul loro possibile significato e attualità. Questi messaggi, pur non confermati,
ci invitano a riflettere profondamente sulla nostra condizione spirituale e sul futuro dell'umanità. In ogni caso, l'appello rimane lo stesso: ritornare a Dio, alla preghiera e alla fiducia nella sua misericordia, prima che sia troppo tardi.